Ciao piccoli saldatori e bentornati sul mio canale. Oggi voglio farvi vedere come saldare e dissaldare dei componenti SMD di vario tipo. Prima di iniziare vi ricordo, come per ogni video, di iscrivervi al canale, premere la campanellina e mettere un bel mi piace che non guasta mai, e che tutti gli strumenti che utilizzo nei miei video li trovate in descrizione con il link d'acquisto di Amazon, e anche di iscrivervi al mio canale Telegram di sconti di prodotti di elettronica che seleziono personalmente al miglior prezzo disponibile. E adesso andiamo al lavoro. Per saldare e dissaldare i componenti SMD ci sono varie tecniche: quella di farlo col saldatore, di farlo con l'aria calda, di farlo a infrarossi. In questo video vedremo come farlo col saldatore e ad aria calda e usando diverse tipologie di stagno. Adesso andiamo sulla scheda e vediamo il lavoro da fare. Allora, questa qua è la scheda che ho preso per farvi vedere. Adesso vi do una bella zoomatina. Il chip di gestione del mouse. Abbiamo una resistenza, condensatori, in più altri componenti. Questa scheda è una scheda danneggiata che ho già riparato nel video breve che ho fatto l'altro giorno, come trailer di questo video di oggi. Il primo metodo che andremo a vedere per dissaldarlo è quello ad aria calda. Come primo componente che andremo a dissaldare è proprio questo chip qui. Con l'aria calda andremo a riscaldare tutti i pin contemporaneamente e andremo a sollevare il chip in questo modo. Per farlo nel modo corretto conviene usare prima un buon flussante per SMD. Vi lascio il link in descrizione. Andiamo a metterne un po' sui pin da dissaldare. Anche se non siete precisi e non lo mettete su tutti i pin, non fa niente, perché col calore si andrà a sciogliere e andrà su tutto il componente. Adesso impostiamo l'aria calda a 330 gradi e mettiamo al 50% il flusso d'aria. Con la pinzetta andiamo a bloccare il chip e andiamo a scaldare. Vedete come si scioglie il flussante? Non fermatevi su un solo punto, ma girate sempre su tutto il componente. E voilà! Componente dissaldato. Facciamo finta che questo è un componente nuovo. Vogliamo andare a saldarlo su queste pad. Bisogna fare una pre-lavorazione prima di poter andare a saldare. E la lavorazione è questa. Andiamola a fare insieme. Prima di tutto prendiamo un po' di flussante e lo mettiamo sui pad o sulle pad o sulle piazzole. Fatto questo, prendiamo la treccia dissaldante e andiamo a posizionarla sulle piste. Prendiamo il nostro saldatore con la punta larga impostato a 300 gradi, ci appoggiamo sulla treccia e lo facciamo scorrere così nella stessa direzione delle pad. Ecco, vedete, è saltata una pad che questa scheda è stata già lavorata più volte e l'ho tenuta apposta per farvi il video. State attenti a tenerla in mano perché, essendo rame, diventa bollente praticamente questa treccia, quindi fate attenzione. Vedete, usando la treccia, con il calore del saldatore andrà a legarsi allo stagno che è presente sulle pad, quindi lo stagno lascerà la pad per legarsi alla treccia. Una volta pulite le pad, andiamo a prendere un po' di alcol isopropilico con un pennellino a setola rigida e andiamo a spennellare, così da andare a togliere tutto il residuo di flussante che c'è sulle pad. Poi con una pezzuola per gli occhiali andiamo ad asciugare. Fatto questo, possiamo andarla a saldare in vari modi: con lo stagno in pasta oppure a stagno normale, sempre a saldatore o ad aria calda. Io sinceramente per questi componenti preferisco usare il metodo classico. Prendo la punta del saldatore, andiamo a pulire la punta, che la punta del saldatore deve essere sempre pulita. Se non sapete come pulire la punta, qui c'è un video dove ve lo faccio vedere. Una volta messo lo stagno sulla punta, andiamo a passarlo così velocemente sulle pad. Se ci fate caso, adesso non si lega proprio bene, vedete? Questo perché? Perché l'ho fatto apposta, non ho messo il flussante. Sì, si salda lo stesso, ma si salda peggio e la punta si brucia. Prendiamo un po' di flussante, lo andiamo a mettere sulle pad. Fatto questo,
Mettiamo un po' di stagno in punta. Guardate adesso. Adesso si lega che è un piacere. Il flussante è proprio l'asso nella manica di ogni buon tecnico che deve saldare. A parte che rende la saldatura meno soggetta a ossidazione, ma ci consente di fare saldature praticamente perfette. Andiamo di nuovo a pulire. Questo qua lo leviamo. Adesso andiamo a rimettere un po' di flussante. Sì, lo so, di flussante se ne usa tanto. Messo il flussante, andiamo a prendere il chip di prima e lo mettiamo sulle pad. E piano piano lo andiamo a sistemare in modo preciso. Una volta sistemato, abbassiamo il flusso tipo a 1/4 della potenza totale, così da evitare che l'aria sia troppo forte e spinga via il componente. Lo andiamo a fermare con la pinzetta e andiamo a fare lo stesso movimento di prima. Ci soffermiamo un attimino. Quando è caldo possiamo fare dei piccoli aggiustamenti. Ok, il componente è stato saldato alla perfezione. Ora, se ci fate caso, i pin sembrano bruciati. Questo non è altro che un effetto dato dal flussante che si va ad esaurire e si deposita, con i vari fumi che si depositano, sui pin del componente. E a proposito di fumi, non vi dimenticate mai di accendere la cappa aspirafumi. Fatto questo, riprendiamo di nuovo l'alcol, diamo una spolveratina e diamo una bella strusciata sui pin, così da andare a rimuovere il residuo di flussante esausto. Fatto questo, andiamo ad asciugare di nuovo e voilà, il nostro componente è saldato alla perfezione. Il secondo componente che voglio farvi vedere come saldare e dissaldare è il resistore SMD. In questo caso possiamo fare allo stesso modo, ovvero andare col saldatore o ad aria calda. Io lo faccio sempre ad aria calda perché mi trovo più comodo sinceramente, però voglio farvi vedere come si fa col saldatore. Punta del saldatore sempre pulita, si va a scaldare velocemente di qua e di là. Oppure esistono saldatori a doppia punta. Ecco fatto. Esistono saldatori a doppia punta che allo stesso momento scalda in due posizioni diverse, appunto per i componenti. Fatto questo, come abbiamo fatto prima, prendiamo un po' di flussante, prendiamo la nostra treccia, l'appoggiamo sulle pad, scaldiamo. Vedete come viene via il vecchio stagno? E voilà. Adesso voglio farvi vedere la saldatura a stagno manuale. Quindi andiamo a fare la nostra passatina di alcol isopropilico, asciughiamo, un goccio di flussante, basta pochissimo, e andiamo a mettere un po' di stagno sulle pad. Ecco fatto. Riprendiamo il componente che stava volando via, lo posizioniamo sulle due pad, andiamo a scaldare il primo lato, man mano che scaldiamo di qua e di là, ecco, scenderà perfettamente e lo andremo a posizionare nella posizione corretta. Passatina di alcol,
asciugatina e voilà, saldata anche la resistenza. Adesso voglio farvi vedere l'altra tipologia di saldatura, ovvero dissaldare ad aria, saldare ad aria ma con lo stagno in pasta. Prendiamo l'aria calda, sempre a 330 gradi, andiamo a sciogliere il componente e vedete si stacca praticamente in modo istantaneo. Come prima, un po' di flussante, andiamo a appoggiare la treccia sulle pads, aspettiamo che cominci a tirare e voilà. Andiamo come al solito a pulire con alcol, asciughiamo e adesso andiamo a mettere lo stagno in pasta. Di questo ci ne vuole veramente pochissimo. Fatto in questo modo, io per evitare problemi vado a fare questo: mi vado a creare lo spazio in mezzo, vado a prendere il componente e lo appoggio semplicemente sullo stagno, perché quando lo stagno entrerà, cioè arriverà al punto di fusione, si tirerà automaticamente il componente sulle piazzole. Voglio farvi una zoomata e farvi vedere come è fatto lo stagno. Sono tutti minuscoli pallini di stagno. Zoomate in questo modo vi faccio vedere come si salda. Mettiamo l'aria quasi al minimo, altrimenti questo componente è leggerissimo e vola via. Vedete come si comincia già a muovere? Vedete come si fonde? Vedete come si fonde? Ed ecco qua, un pochino di alcol isopropilico. Andiamo ad asciugare e voilà, saldato anche il componente con la tecnica della pasta di stagno. Andiamo a saldare altri due componenti con questa tecnica. Infatti questa tecnica risulta comoda quando dobbiamo saldare più componenti insieme. Un puntino qua, un puntino là. Andiamo a prendere qualche componente, prendiamo questo condensatore e se ci riesco questa resistenza. Sempre come prima ad aria calda, ci mettiamo prima un po' distanti, se diamo tempo allo stagno di fondere. Uno, vedete come vanno in posizione solo i soli? Perfetto. Allo stesso modo come abbiamo saldato, possiamo andare a dissaldare questi componenti semplicemente con aria calda. Beh, e uno. Poi per risaldarlo lo posizioniamo, aria calda sopra, mettiamolo dritto. Ok. Stesso modo questo qui. Si può fare anche, diciamo, per raddrizzare i componenti dopo che magari abbiamo visto che sono un pochino storti. Ci sono molte persone che usano la tecnica dello struscio per saldare questi componenti. In cosa consiste? Si prende il saldatore, si mette il flussante sul connettore, si va a mettere lo stagno sulla punta, giriamo così è meglio, si va così e si scende. A me non piace sinceramente perché la trovo una tecnica un po' casinista, cioè il risultato alla fine è lo stesso, saldo ugualmente, però preferisco di gran lunga la tecnica d'aria. È praticamente identica tra la saldatura a stilo, a strusciata che abbiamo fatto adesso e quella ad aria che abbiamo fatto qui. Però non so perché questa saldata d'aria mi dà una sensazione di saldatura di fabbrica, invece questa così diciamo che si vede che uno ci ha messo le mani.
preferisco di gran lunga questa d'aria. Questo era un piccolo video, magari mi sarò dilungato un poco troppo, su come saldare componenti, vari componenti in SMD con varie tecniche e vari tipi di stagni. Alla fine due. Vabbè, quello in pasta e quello normale filare. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel commento, un bel mi piace e iscrivetevi al mio canale, oltre che iscrivervi al mio canale Telegram di offerte di elettronica che seleziono proprio per voi. E come per ogni video, qui ti iscrivi al mio canale. E questi sono 2 video che puoi guardare. Ciao!